Sabato 27 maggio la Stardom metterà in scena Flashing Champions 2023 con un main event da urlo. Sì, perché avremo Tam Nakano contro Mina Shirakawa in un title vs title match. Signori, konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Quest'oggi andremo a dare un'occhiata alla card di Stardom Flashing Champions 2023, pay-per-view che, come detto ad inizio video, andrà in onda sabato 27 maggio. Nel primo match troviamo un tag team match tra Stars, composte da Momokogo, che torna in Stardom dopo l'infortunio, e Saya Ida, contro le Queen Quest, composte da Miyu Hamasaki e Lady C. Un bel match d'apertura dunque, che a mio avviso vincerà il team composto da Miyu Hamasaki e Lady C. Passiamo oltre, dove nel secondo match troviamo una coppia insolita, Shuri e Aya Sakura, che faranno squadra nell'affrontare Ram Kaicho e Maika Ozaki. Match molto interessante, dove potremo vedere i progressi fatti da Aya Sakura negli ultimi mesi e dove, grazie alla guida di Shuri, può mettersi ulteriormente alla prova nel suo percorso di crescita. Spazio ora al Club Venus, che nel terzo match della card affronterà niente meno che le Stars. I risultati del Club Venus nelle ultime settimane sono stati altalenanti, dunque contro le Stars cercheranno una vittoria che le potrebbe rilanciare. Attenti però alle Stars, perché il gruppo capitanato da Mayu Iwatani combatterà fino all'ultimo per la vittoria che a mio avviso saranno proprio le Stars a conquistare. Nel quarto match troviamo Maika far squadra con delle compagne insolite, Suzu Suzuki e Mei Seira. Che sia questo l'inizio di una nuova collaborazione? Intanto ad aspettarle ci sono le 7up, che in questo match faranno coppia con Hanako. Anche in questo caso, come lo era per il match di Aya Sakura, sarà un'ottima occasione per Hanako di mettersi alla prova, al fianco della ben più esperta Nanae Takahashi. Match che sarà ovviamente vinto dal team composto da Maika, Suzu Suzuki e Mei Seira. Spazio ora alle Queen Quest, che nel quinto match affronteranno le Oedo Tai. Queen Quest che arrivano al match non in buono stato, dopo che nelle ultime settimane Utami Hayashi Shita e Saya Kamitani sono arrivate più e più volte al litigio. A Dina dunque il compito di far da paciere, ma attenti alle Oedo Tai, che in questo caso verranno rappresentate da Starlight Kid, Ruaka e niente meno che dalla nuova Future of Stardom Champion Rina. Il mio pronostico va comunque a favore delle Queen Quest, che in un modo o nell'altro riusciranno a portare a casa la vittoria. Passiamo al sesto match, dove troviamo il primo dei 4 match titolati dell'intera card. Dopo aver difeso il titolo contro Mei Seira, ora Azumi si trova a dover difendere contro Saki Kashima e Fukiden Days in un 3-way match. Match molto spigoloso per la campionessa, che dovrà dunque vedersela contro 2 membri dell'Oedo Tai nello stesso tempo. Ma credo che questo non impedirà comunque ad Azumi di vincere il match e di uscire dal pay-per-view ancora una volta come High Speed Champion. Spazio ora ai Goddess of Stardom Titles, che verranno messi in palio nel settimo match. Il regno delle New Eras non è iniziato nel migliore dei modi. Sì, perché la loro vittoria contro Nanae e Yu è arrivata soltanto per count out.
Dunque è stata una vittoria poco convincente. D'altro canto, la loro prima difesa contro le Fukuoka Double Crazy è stata impeccabile e ha dimostrato anche ai più scettici qual è il loro talento. Ora però sulla loro strada trovano niente meno che Natsuko Tora e Momo Watanabe, che sono sicuramente delle avversarie ostiche per le nostre campionesse. La seconda difesa delle New Eras dunque potrebbe essere anche l'ultima, perché Natsuko e Momo sono intenzionate a diventare le nuove Goddess of Stardom Champions. Il mio pronostico però va con le New Eras, che dopo aver vinto il titolo in maniera poco convincente devono provare di meritare di essere campionesse. Nel Common Event dello show troviamo le Restart difendere gli Artist of Stardom Titles contro le donne del mondo. Dopo aver perso il World of Stardom Championship contro Tam Nakano, Giulia è in cerca di redenzione e con l'aiuto di Thekla e Mai Sakurai è decisa a portare gli Artist of Stardom Titles all'interno delle donne del mondo. D'altra parte abbiamo le Restart che sono intenzionate a difendere il titolo con successo alla loro prima difesa, dove Natsupoi e Saori sono intenzionate a far continuare il periodo positivo delle Cosmic Angels, che dopo l'addio di Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama hanno trovato nuova linfa proprio grazie a Saori. A mio avviso quindi la vittoria andrà alle Restart, che rimarranno campionesse, ma personalmente devo confessare che adorerei vedere Mai Sakurai come campionessa. Nel main event di Flashing Champions 2023 troviamo un match che promette di passare alla storia, come uno dei match più importanti della storia della Stardom. Sì, perché abbiamo Mina Shirakawa vs Tam Nakano in un title vs title match. Un match molto emozionante per entrambe le lottatrici, che si troveranno faccia a faccia dopo aver condiviso negli ultimi anni successi all'interno delle Cosmic Angels. Un match che io personalmente attendo con ansia, ma anche con un pizzico di paura, per quello che potrà essere il futuro della Stardom e il futuro delle due lottatrici. Difficile dunque fare un pronostico di questo match, ma penso che il risultato migliore sia un pareggio con entrambe le lottatrici che in questo caso uscirebbero da Flashing Champions ancora entrambe come campionesse. Credo che a questo punto sia ingiusto far perdere entrambe e ritengo ingiusto privare sia Tam Nakano sia Mina Shirakawa dai loro titoli dopo il percorso che hanno compiuto per raggiungerli. Questa dunque è la card completa di Stardom Flashing Champions 2023. Io vi invito qua sotto nei commenti a farmi sapere la vostra opinione e i vostri pronostici sul prossimo pay-per-view targato Stardom. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo con tutti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi video futuri. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Alla prossima. Matane!